Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Clozapina Accord, Accordi Healthcare Italia SRL, ultimo aggiornamento, 17 gennaio 2022. Cos'ha Clozapina Accord? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Clozapina Accord durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Clozapina Accord? Clozapina Accord è un farmaco a base del principio attivo clozapina, appartenente alla categoria degli antipsicotici di benzodiazepinici e nello specifico di azepine, oxazepine, tiazepine e oxepine. È commercializzato in Italia dall'azienda Accord Healthcare Italia SRL. Clozapina Accord può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Clozapina Accord 100 mg 28 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Accordi Healthcare SLU. Concessionario: Accordi Healthcare Italia SRL. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: clozapina. Gruppo terapeutico: antipsicotici di benzodiazepinici. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: schizofrenia resistente al trattamento. Clozapina Accord è indicata per i pazienti schizofrenici resistenti al trattamento e per i pazienti schizofrenici che presentano gravi e non trattabili reazioni avverse di tipo neurologico agli altri farmaci antipsicotici, compresi gli antipsicotici atipici. La resistenza al trattamento viene definita come mancanza di miglioramento clinico soddisfacente, nonostante l'uso di dosi appropriate di almeno 2 differenti antipsicotici, incluso un antipsicotico atipico, prescritti per un periodo di tempo adeguato. Solo per le compresse da 25, 50 e 100 mg. Psicosi in corso di malattia di Parkinson. Clozapina Accord è indicata inoltre nei disturbi psicotici in corso di malattia di Parkinson, dopo il fallimento di una gestione terapeutica classica. Posologia. Il dosaggio deve essere determinato individualmente. Per ogni paziente deve essere usata la dose minima efficace. Per dosi non ottenibili / praticabili con questo dosaggio, sono disponibili altri dosaggi di questo medicinale. Una cauta titolazione e un frazionamento della dose sono necessari per minimizzare i rischi di ipotensione, crisi convulsive e sedazione. L'inizio del trattamento con clozapina deve essere limitato a quei pazienti con conta leucocitaria, WBC, A0IN3, 500 mm 3,5x 109L, e conta dei neutrofili, ANC, A0IN2, 000 mm 2,0x 109L, entro i limiti normali standardizzati. L'aggiustamento delle dosi è indicato nei pazienti che assumono contemporaneamente farmaci che interagiscono da un punto di vista farmacodinamico e farmacocinetico con clozapina, come le benzodiazepine o gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, vedere paragrafo 4.5. Passaggio da una precedente terapia con antipsicotici a clozapina. In generale si raccomanda di non somministrare clozapina in associazione con altri antipsicotici. Qualora sia necessario iniziare la terapia con clozapina in un paziente già in trattamento con un antipsicotico orale, si raccomanda di sospendere prima quest'ultimo, riducendone gradualmente il dosaggio. Si raccomandano i seguenti dosaggi. Pazienti schizofrenici resistenti al trattamento. Terapia iniziale: il primo giorno una dose da 12,5 mg 1 o 2 volte al giorno, il secondo giorno 25 mg 1 o 2 volte al giorno. Se ben tollerata, la dose giornaliera può essere aumentata gradualmente di 25-50 mg fino a raggiungere un livello di dose di 300 mg/v entro 2-3 settimane. Successivamente, se necessario, la dose giornaliera potrà essere ulteriormente incrementata di 50-100 mg ogni 3-4 giorni o preferibilmente a intervalli settimanali. Intervallo terapeutico. Nella maggior parte dei pazienti, l'efficacia antipsicotica può essere ottenuta con la somministrazione di 200-450 mg/v in dosi frazionate. La dose totale giornaliera può essere suddivisa in modo non uniforme, somministrando la maggior parte della dose prima di andare a dormire.
Dose massima. Per ottenere il massimo beneficio terapeutico, alcuni pazienti possono richiedere dosi maggiori. In tal caso sono ammessi cauti incrementi, non oltre i 100 mg, fino a una dose massima di 900 mg/die. Tuttavia bisogna tenere in considerazione che la possibilità di reazioni avverse, in particolare convulsioni, aumenta a dosi superiori a 450 mg/die. Dose di mantenimento. Dopo aver raggiunto il massimo beneficio terapeutico, molti pazienti possono essere efficacemente controllati con dosi inferiori. Si raccomanda pertanto una cauta riduzione della dose. Il trattamento deve essere mantenuto per almeno 6 mesi. Se la dose giornaliera non supera i 200 mg, si può fare ricorso a una singola somministrazione serale. Interruzione della terapia. Nel caso di sospensione programmata della terapia con clozapina, si raccomanda di ridurre gradualmente la dose nell'arco di 1-2 settimane. Qualora sia necessario interrompere bruscamente il trattamento, il paziente dovrà essere seguito con attenzione per il rischio che si verifichino reazioni da sospensione, vedere paragrafo 4.4. Ripresa della terapia. In caso di interruzione della terapia con clozapina per più di 2 giorni, il trattamento dovrà essere ripristinato somministrando il primo giorno 12,5 mg 1 o 2 volte al giorno. Se questa dose è ben tollerata, è possibile titolare la dose fino al livello terapeutico in tempi più brevi rispetto al primo trattamento. Tuttavia, in quei pazienti che hanno avuto precedenti episodi di arresto cardiaco o respiratorio con la dose iniziale, vedere paragrafo 4.4, ma che in seguito hanno potuto comunque raggiungere con successo la posologia ottimale, la nuova titolazione deve essere condotta con estrema cautela. Solo per le compresse da 25, 50 e 100 mg. Disturbi psicotici nel corso della malattia di Parkinson, in caso di fallimento della terapia standard. Terapia iniziale. La dose iniziale non deve superare 12,5 mg/die, somministrati alla sera. La dose può essere poi successivamente aumentata con incrementi di 12,5 mg, con al massimo 2 incrementi a settimana fino alla dose massima di 50 mg, dose che non può essere raggiunta prima della fine della seconda settimana di trattamento. È preferibile somministrare la dose giornaliera totale come singola dose alla sera. Intervallo terapeutico. La dose media efficace generalmente compresa tra i 25 e 37,5 mg/die. Nel caso in cui la dose di 50 mg somministrata per almeno una settimana non fornisca una risposta terapeutica soddisfacente, il dosaggio può essere aumentato con cautela con incrementi settimanali di 12,5 mg. Dose massima. La dose di 50 mg/die deve essere superata solo in casi eccezionali, senza mai superare i 100 mg/die. L'aumento della dose deve essere limitato o rimandato qualora si verificassero ipotensione ortostatica, eccessiva sedazione o confusione. La pressione sanguigna deve essere controllata durante le prime settimane di trattamento. Dose di mantenimento. Dopo che la completa remissione dei sintomi psicotici è stata raggiunta e mantenuta per almeno 2 settimane, se le condizioni motorie lo richiedono è possibile aumentare la somministrazione dei farmaci anti-Parkinson. Se questo provoca una ricomparsa dei sintomi psicotici, il dosaggio di clozapina può essere ancora aumentato con incrementi di 12,5 mg a settimana fino ad un massimo di 100 mg/die, somministrati in 1 o 2 dosi separate, vedi sopra. Interruzione della terapia. Si raccomanda una riduzione graduale della dose di 12,5 mg alla volta nell'arco di almeno una settimana, preferibilmente 2. Il trattamento deve essere immediatamente interrotto in caso di neutropenia o granulocitosi, vedere paragrafo 4.4. In questo caso è essenziale un attento monitoraggio psichiatrico del paziente, per il rischio di ricomparsa improvvisa dei sintomi psicotici. Popolazioni speciali. Compromissione epatica. I pazienti con compromissione epatica devono assumere clozapina con cautela e l'assunzione deve essere accompagnata dal controllo regolare dei valori di funzionalità epatica, vedere paragrafo 4.4. Popolazione pediatrica. Non sono stati condotti studi pediatrici. La sicurezza e l'efficacia di clozapina nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 16 anni non sono state ancora stabilite. Il farmaco non deve pertanto essere usato in questa popolazione di pazienti sino a quando non saranno disponibili ulteriori dati. Pazienti di età uguale o superiore a 60 anni. Si raccomanda di iniziare il trattamento alla dose minima consigliata, il primo giorno 12,5 mg una volta al giorno, e di limitare i successivi incrementi a 25 mg/die. Modo di somministrazione. Clozapina somministrata oralmente. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti che non possono sottoporsi a regolari esami ematologici.
Storia di granulocitopenia / granulocitosi tossica o idiosincrasica, ad eccezione di granulocitopenia / granulocitosi dovuta a precedente chemioterapia. Storia di agranulocitosi indotta da clozapina. Il trattamento con clozapina non deve essere iniziato contemporaneamente a sostanze note per la capacità potenziale di causare agranulocitosi. L'uso concomitante di antipsicotici a rilascio prolungato deve essere scoraggiato. Compromissione della funzionalità del midollo osseo. Epilessia non controllata. Psicosi alcolica e altre psicosi tossiche, intossicazione da farmaci, condizioni comatose. Collasso circolatorio / o depressione dell'SNC da qualsiasi causa. Gravi disturbi renali o cardiaci, esempio miocardite. Malattia epatica in corso associata a nausea, anoressia o ittero. Malattia epatica progressiva, insufficienza epatica. Ileo paralitico. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Agranulocitosi. Clozapina può causare agranulocitosi. L'incidenza di agranulocitosi e il tasso di mortalità tra i pazienti che sviluppano agranulocitosi sono diminuiti notevolmente dopo l'introduzione del monitoraggio della conta leucocitaria, WBC, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Controindicazioni all'uso concomitante di altri medicinali. Sostanze note per copyright potenzialmente in grado di deprimere la funzionalità del midollo osseo non devono essere utilizzate contemporaneamente a clozapina Accord, vedere paragrafo 4.3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere clozapina Accord durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere clozapina Accord durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Sono disponibili solo limitati dati clinici riferiti a donne gravide esposte al trattamento con clozapina. Gli studi condotti su animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti sul decorso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Data la capacità di clozapina di causare sedazione e abbassare la soglia convulsiva, si devono evitare attività quali guidare veicoli o utilizzare macchinari, in particolare durante le prime settimane di trattamento. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Il profilo degli eventi avversi di clozapina può essere dedotto in gran parte dalle sue proprietà farmacologiche. Un'eccezione importante alla sua propensione a causare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Nei casi di sovradosaggio acuto di clozapina, intenzionale o accidentale, per i quali sono disponibili informazioni sull'esito, la mortalità fino ad ora è di circa il 12%. La maggior parte dei casi mortali erano associati a insufficienza cardiaca o a polmonite da aspirazione e si sono verificati a dosi superiori ai 2000 mg. Sono stati segnalati casi di pazienti che si sono ripresi dopo un sovradosaggio superiore ai 10.000 mg. Tuttavia, in alcuni soggetti adulti, soprattutto in quelli non precedentemente esposti a clozapina, l'ingestione di basse dosi pari a 400 mg ha provocato situazioni comatose con pericolo di vita e in un caso, la morte. Nei bambini piccoli, l'assunzione di dosi comprese tra 50 a 200 mg ha portato a grave sedazione o coma, senza esiti fatali. Segni e sintomi: sonnolenza, letargia, areflessia, coma, confusione, allucinazioni, agitazione, delirium, sintomi extrapiramidali, iperreflessia, convulsioni, ipersalivazione, midriasi, visione offuscata, termolabilità, ipotensione, collasso, tachicardia, aritmie cardiache, polmonite da aspirazione, dispnea, depressione o insufficienza respiratoria. Trattamento: non ci sono antidoti specifici per clozapina. Lavanda gastrica e / somministrazione di carbone attivo entro le prime 6 ore dall'ingestione del farmaco. È improbabile che la dialisi peritoneale e l'emodialisi siano efficaci. Trattamento sintomatico, sotto continuo monitoraggio cardiaco, controllo della respirazione, monitoraggio degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base. L'uso di epinefrina deve essere evitato nel trattamento dell'ipotensione a causa della possibilità di una eurosinversione degli effetti dell'epinefrina EUROS. È necessaria una stretta sorveglianza medica per almeno 5 giorni, a causa della possibilità di reazioni tardive. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antipsicotici. Diazepine, oxazepine, tiazepine e oxepine. Codice ATC. N05A02. Meccanismo d'azione. Clozapina ha dimostrato di essere un antipsicotico diverso dagli antipsicotici classici.
In esperimenti farmacologici, il composto non, proprietà farmacocinetiche, assorbimento. L'assorbimento di clozapina somministrata per via orale va dal 90% al 95%. NA copyright. La velocità NA copyright. L'entità dell'assorbimento sono influenzati dal cibo. Clozapina soggetta a moderato metabolismo di dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e potenziale cancerogeno. Per la tossicità riproduttiva, vedere elenco degli eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone K30, silice colloidale anidra, magnesio stearato, talco. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di clozapina a corda a base di clozapina sono clozapina Aurobindo, clozapina Chiesi, clozapina Doc generici, clozapina Exal, clozapina Teva. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.